altro video che potete seguire dal link che trovate su nella scheda, abbiamo analizzato il problema relativo alla presenza di una fiamma particolarmente alta che va al di là della piastra della stufa a gas e quindi va a battere sulla lamiera, in presenza di una fiamma pilota di colore giallo e anch'essa particolarmente alta. In questo caso invece ci occuperemo di una problematica simile, ovvero questa fiamma che va al di là della piastra, quindi va ad invadere praticamente la lamiera, o questo potrebbe capitare anche nei laterali o nella parte inferiore o tra le piastre, in presenza però di una fiamma pilota di colore azzurro, quindi con una bruciatura regolare. Spegniamo la stufa e dovremo smontare tutto il pannello e vedremo come ricostruire questa parte. Per accedere alla piastra della stufa a gas, a seconda del tipo di modello potremmo trovare dietro un pannello diverso. In questo caso si tratta di un modello di stufa DeLonghi modello IH e per accedere alla piastra dobbiamo rimuovere questo pannello in alluminio. Perfetto, abbiamo ora l'accesso alla piastra che dovremmo prima scollegare, quindi scollegare tutti i rubinetti e successivamente togliere le viti che la fissano, quindi per poterla estrarre. Ora che abbiamo tolto la piastra possiamo vedere già più nel dettaglio come questo materiale che era già presente sulla piastra si sgretola in maniera molto semplice. Allo stesso tempo possiamo notare come ci sono delle falde, diciamo dei punti in cui questo prodotto non è più presente e quindi consente il passaggio del gas e quindi l'incendiarsi della piastra nella parte superiore. Pertanto ora dovremo, per ripristinare questa parte, comunque togliere tutta questa parte qua che eventualmente è già pronta a venire via. A questo punto, per evitare che il sigillante vada a finire poi dopo sulla piastra, mettiamo del carta messi il nastro. Prima di impiegare il sigillante refrattario dobbiamo leggermente inumidire, ma poco, quindi asciughiamo leggermente le setole del pennello, tutte le parti, diciamo, intorno dove dobbiamo mettere il sigillante. Questo in quanto il sigillante attacca molto bene anche sull'acqua e soprattutto il discorso della presenza di porosità ne impedirebbe invece il perfetto attaccamento. Successivamente, una volta fatto, procediamo con l'inserimento del sigillante. Una volta steso possiamo, con un dito leggermente inumidito, passarci sopra in modo tale sia da stenderlo bene e da consentirgli di infilarsi per bene eventualmente se sono presenti delle fessure. A questo punto possiamo constatare che tutti i bordi sono sigillati, nuovamente sigillati, e pertanto procederemo a rimuovere la carta per poi lasciare al sigillante il tempo di asciugarsi, quindi che è l'equivalente di circa, su questo prodotto, di 12 ore. In ogni caso noi lo lasciamo asciugare per un tempo maggiore.